Lo sapevate che oggi il fotovoltaico può salvarci anche dai blackout? Vediamo come. Ciao a tutti e bentornati su andreapiccinelli.net. Oggi parleremo della funzione di backup dell'inverter che, come vi dicevo nell'intro, è una funzione che ci può salvare nel momento in cui c'è un blackout, in cui non abbiamo più tensione dalla rete. Uno dei più grandi misunderstanding degli anni passati sul fotovoltaico era la convinzione che il fotovoltaico funzionasse anche quando va via la luce, per dirla in gergo tecnico. In realtà c'è sempre stata, per motivi di sicurezza, una normativa che imponeva che alla mancanza della tensione di rete l'inverter dovesse spegnersi, almeno tutti gli inverter grid connected, quindi connessi alla rete. Questo perché sarebbe facile da capire se foste un tecnico di distribuzione che interviene sulle reti, perché naturalmente quando viene tolta la tensione di rete in una zona per qualsiasi motivo, la maggior parte delle volte è per un intervento dei tecnici del gestore di rete per risolvere un guasto oppure fare un aggiornamento o insomma altre modifiche che però necessitano della sicurezza, della certezza che sulla linea sulla quale si va a lavorare non ci sia assolutamente tensione, e quindi il tecnico Enel che va ad agire su una linea che ha messo fuori tensione non può rischiare che ci sia su quella linea un fotovoltaico attivo che continua a emettere energia in rete, quindi continua a tenere in tensione i cavi su cui andrà a lavorare, perché appunto rischierebbe di restarci fulminato. E quindi c'è sempre stata una normativa, prima il DK 5940, poi la CE 021, che impone agli inverter connessi alla rete, alla mancanza della tensione di rete, di staccare completamente l'impianto fotovoltaico e quindi avere la certezza che non ci sia immissione in rete nei momenti in cui non dovrebbe assolutamente esserci. Oggi la normativa è sempre la stessa, quindi non è cambiato nulla dal punto di vista delle regole di connessione, ma quello che è cambiato sono le possibilità fornite dagli inverter grazie anche all'avvento dei sistemi di accumulo. Mentre prima senza le batterie il fotovoltaico era una fonte di energia non programmabile, quindi c'era grande incertezza in assenza della tensione di rete sul fatto che potesse mantenere alimentate le utenze di casa, con l'avvento delle batterie è diventato un sistema più stabile come fonte di energia, e quindi questo ha reso possibile pensare appunto a questa funzione di backup, cioè la possibilità di alimentare l'utenza, quindi la nostra casa, il nostro ufficio, la nostra azienda, esclusivamente dal fotovoltaico in caso di mancanza di rete in modo un po' più continuativo. Con la recensione del Fronius Simo, che vedrete a breve, ma purtroppo ho avuto dei problemi tecnici che mi hanno ritardato un po' la pubblicazione, ho avuto l'occasione per approfondire un po' questi sistemi di backup, e fondamentalmente si possono dividere in due macro categorie: il backup parziale, quindi un backup che parte direttamente dall'inverter e va ad alimentare una linea dedicata alle utenze che ritenete più indispensabili anche in mancanza della tensione di rete, e un backup full, cioè un backup completo di tutta l'utenza, di tutto l'impianto elettrico per esempio della vostra casa. La differenza fondamentale è proprio questa, cioè il backup parziale consiste in una linea in partenza dall'inverter ibrido per forza, perché deve avere il sostegno della batteria per potervi garantire una certa continuità. Dicevo, una linea che va ad alimentare una presa, quindi per esempio lavorate da casa come faccio io, avete bisogno anche in assenza della tensione di rete di avere il computer acceso, di riuscire a lavorare, potete collegare una linea all'uscita di backup del vostro inverter ibrido per alimentare quella presa. In condizioni normali l'inverter gestirà il contatto di scambio tra fotovoltaico e rete in modo che la linea sia alimentata automaticamente dalla vostra fornitura di energia elettrica. In condizioni di guasto, in condizioni di assenza rete, questo contatto viene commutato direttamente sul cavo che porta l'alimentazione direttamente dal fotovoltaico e dalla batteria di accumulo, e quindi questa linea di backup parziale diventa completamente scollegata dalla rete, perché il contatto di scambio ha aperto il circuito che
potrebbe portare dell'energia in rete, ma avete il vostro sistema tra virgolette in isola. Questa funzione naturalmente è già un grosso passo avanti, però ovviamente per motivi di dimensionamento può alimentare carichi che richiedono poca energia. Se invece avete bisogno di più energia, avete bisogno di alimentare più utenze, potreste pensare ad un inverter con la funzione di full backup. La differenza fondamentale rispetto al backup parziale è che non c'è una linea che parte direttamente dall'inverter dedicata al backup, ma il contatto di scambio che prima era dentro l'inverter nel backup parziale viene spostato sulla linea che collega il vostro contatore al quadro generale. Quindi quando va via la luce, il meter che avete collegato appunto nel vostro quadro generale e che gestisce sia l'inverter che l'accumulo va a dare un comando di scambio a quel selettore nuovo che avete installato e va ad aprire il circuito verso la rete, ma a mantenere la possibilità per l'inverter di alimentare tutta la vostra casa, quindi tutto il vostro impianto elettrico, senza bisogno di portare altre linee come quella di backup parziale. Questo ovviamente rispetto al backup parziale ci consente intanto una libertà maggiore, perché possiamo aver alimentato tutto l'impianto di casa, e in più ci dà la possibilità di avere anche più energia a disposizione, perché il contatto di backup parziale ha una limitazione in potenza che è una parte della potenza nominale dell'inverter, mentre col backup completo possiamo utilizzare tutta la potenza nominale del nostro inverter, sempre che ovviamente il fotovoltaico produca e o le batterie siano cariche. Ecco quindi che quella convinzione sbagliata degli anni passati che il fotovoltaico potesse salvarci dai blackout, oggi con i nuovi inverter ibridi con la funzione di backup diventa effettivamente reale e corretta. 3 cose però a cui stare attenti. La funzione backup dell'inverter, sia che sia full sia che sia parziale, non è una funzione UPS, perché per attivare il backup l'inverter ha la necessità di eseguire quello scambio di cui vi parlavo prima. Di conseguenza non ci sarà una continuità assoluta sulle linee che godono del backup dal fotovoltaico, ma nel momento in cui va via la luce ci sarà per forza un momento in cui si spegne tutto, è passato il tempo necessario a quel contatto di scambio per commutare sulla linea di backup o comunque per staccare il vostro impianto dalla rete, l'inverter erogherà energia. Quindi non pensate che avendo il fotovoltaico con la funzione di backup, se va via la luce il vostro computer rimanga acceso. Potrebbe rimanerlo se ha un buon alimentatore, ma ne dubito fortemente, quindi c'è sempre comunque un piccolo buco di tensione anche con la funzione di backup dell'inverter fotovoltaico, proprio perché il vostro impianto diventa temporaneamente in isola e quindi il passaggio da connesso alla rete a impianto in isola richiede un tempo di scatto dell'interruttore che potrebbe appunto causare un breve ma evidente buco di tensione. Quindi col backup ci sarà un buco di tensione comunque, avrete temporaneamente un impianto in isola e di conseguenza terza cosa a cui stare attenti, insomma terzo punto da considerare è che il vostro backup non sarà illimitato e nel caso di blackout prolungato potrebbe comunque esaurirsi la vostra possibilità di avere alimentazione elettrica, perché appunto dipenderà dalla produzione istantanea del vostro impianto fotovoltaico e dalla capacità delle vostre batterie di accumulo. Insomma, pur con qualche limitazione, oggi il sogno dell'indipendenza energetica è un po' più vicino e c'è un motivo in più per passare alla produzione sostenibile. Il video di oggi finisce qui, fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate e se il video vi è piaciuto ricordatevi di lasciarmi un like e di condividerlo con i vostri amici. Se non siete ancora iscritti al canale e volete farlo potete cliccare sul tasto iscriviti e sulla campanella per restare aggiornati sull'uscita di nuovi video. Vi ricordo che oltre ad iscrivervi potete sostenere il canale abbonandovi con uno dei pacchetti che ho studiato per voi. In particolare vi segnalo il nuovo abbonamento Produttore Consapevole che vi dà, oltre a vantaggi social su YouTube, anche la possibilità di usufruire del servizio di monitoraggio mensile che ho creato grazie alla collaborazione con Sunreport. Per contattarmi trovate in descrizione il modulo di contatto per informazioni, consulenze, domande generiche eccetera, il modulo per l'iscrizione all'archivio installatori di qualità e il modulo per l'iscrizione ai corsi sulle pratiche di connessione per impianti fotovoltaici sia in iter semplificato che in iter ordinario, che sono già attivi. Sempre in descrizione trovate tutti i miei recapiti, i canali social, Facebook,
Facebook, LinkedIn, Instagram, il mio sito, il link a Patreon se volete sostenere il canale e infine qualche curiosità sul canale, come per esempio tutta l'attrezzatura che utilizzo per realizzare questi video. Io come al solito vi ringrazio per aver guardato questo video fino alla fine e vi do appuntamento al prossimo viaggio nel mondo del fotovoltaico.